Ciao a tutti e ben ritrovati! Nel video di oggi vi mostrerò come creare un biglietto di auguri fatto a mano proprio come questo. Per scoprire tutti i materiali necessari per realizzare questa card vi invito a consultare il mio blog post dedicato, dove troverete la lista completa con alcuni indirizzi per reperirli online. Il link al mio post è nella info box qui sotto. Ok, possiamo cominciare! Come base utilizzo un classico cartoncino bianco ripiegato, sul quale vado ad applicare un pattern paper effetto legno, che ritaglio di misura aiutandomi con matita e righello per tracciare le linee guida da seguire nel taglio, proprio come vedete. E voilà! Utilizzando un perforatore ricavo ora un tondo a festone da un cartoncino colorato. Da un altro cartoncino ritaglio invece un piccolo banner che posizionerò al di sopra per creare contrasto. Utilizzando un perforatore tondo vado poi a ricavare un cerchio da un terzo cartoncino che inserirò tra i due precedentemente ricavati. Dopo aver aggiunto un terzo cartoncino tondo tra i due, mi dedico al fiore, che fa parte della collezione Fresh Cut di Basic Ray. Utilizzando il fermacampione contenuto nella confezione vado a sovrapporre le diverse sezioni, creando così il fiore a rilievo, proprio come vedete. E voilà! A questo punto decido che mi serve ancora uno strato per dare più rilievo al fiore, perciò ricavo un tondo più grande da un pattern paper a fiori, aiutandomi con il coperchio di un vasetto, in questo modo. Provo il mio layout e decido che sono soddisfatta. Posso ora dedicarmi al sentiment, ovvero alla parte scritta, e come base uso un cartoncino bianco dal quale ritaglio una striscia di misura. Ora che la base per la scritta è pronta, utilizzo un timbro sul quale applico dell'inchiostro invisibile Versamark. Dopodiché stampo il timbro sul cartoncino e applico della polvere da embossing dorata che aderirà all'inchiostro Versamark. La polvere da embossing serve a portare a rilievo il timbro grazie all'apposita pistola che scalda la polvere sciogliendola, proprio come vedete. E voilà! Vado ora ad inserire tra i due timbri embossati degli adesivi a comporre il numero 40. Ed ecco qui la mia scritta pronta. Posso ora procedere ad assemblare la card, incollando i vari dettagli uno sull'altro, in questo modo. E voilà! Per finire ricavo delle farfalline da un cartoncino Havana usando un perforatore e le incollo sulla card utilizzando dei glue dots. Ed ecco qui la card finita, pronta per essere consegnata. Anche per oggi è tutto. Come sempre io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi abbia ispirato a sperimentare nuove tecniche. Se deciderete di provare a realizzare la vostra card, vi ricordo di inviarmi le immagini dei vostri risultati utilizzando l'hashtag craftingwithjujitsu. Vi ricordo anche che nella info box qui sotto troverete l'indirizzo del mio blog dove ho inserito la lista completa dei materiali che ho utilizzato, insieme ad alcuni suggerimenti di siti dove potete acquistarli online. Ok, è il momento di salutarsi. Se ancora non lo avete fatto vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti. Nel frattempo passate una splendida giornata e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!
Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come dare un tocco originale alla vostra manicure utilizzando i tatuaggi per unghie.